Benvenuti, Namaste. Questa breve pratica ha come finalità quella di alleviare i sintomi di una lombalgia. Tanti sono i fattori associati con una lombalgia che possono provenire appunto da problematiche alla colonna vertebrale, talvolta anche da fattori emotivi o da strappi muscolari. Ad ogni modo la pratica che faremo è una pratica che è poco impattante per la colonna vertebrale, quindi facilmente sostenibile. Ovviamente in caso di una lombalgia acuta, allora in quel caso è meglio non fare alcune attività, ma semplicemente riposo e seguire eventuali cure mediche. Quindi, ma se quella lieve lombalgia, quel senso di tensione nella zona lombare, questa classe è perfetta anche per chi ha questa sensazione di rigidità, magari a seguito di una lunga giornata di lavoro, magari in posizione seduta. Quindi ci distendiamo, le mani dietro le cosce, per srotolare la colonna vertebrale e teniamo le gambe piegate. E per alcuni istanti prova a percepire i vari punti d'appoggio, quindi i piedi, l'osso sacro, il torace, la zona occipitale. Concediti pure la possibilità di posizionare un rialzo dietro la testa se preferisci. E apri le braccia al lato. E per alcuni istanti fai scivolare la gamba destra all'esterno con una profonda inalazione, per poi espirando richiamare la gamba al centro. Stessa cosa dal lato opposto, sinistra, ed espirando ritorni. Ancora alcune volte prova a mantenere l'appoggio sull'osso sacro affinché la zona lombare sia assolutamente libera e quindi non schiacciata sul tappetino. E poi ritorni. Adesso afferra il ginocchio destro, trazionalo a te e ricrea piccoli movimenti circolari, giusto per sciogliere e allentare la tensione delle anche, spesso associata ai problemi di mal di schiena, no? Quando le anche sono rigide, nel camminare, nel muoverci, noi ci trasciniamo e usuriamo maggiormente la colonna vertebrale. Cambiamo il senso. Bene. E poi vai a distendere la gamba libera, trazionando dolcemente a te la destra per alcuni istanti. Per poi lasciare che la gamba destra si posizioni a cavallo della sinistra. Allunghi le braccia indietro. Fai scivolare proprio il piede sulla caviglia sinistra. Poi afferra il polso destro, quindi inclina la colonna un po' lateralmente, un po' come se osservandoti dall'alto la forma che ha il tuo corpo dovrebbe essere quella di una mezzaluna e senti piacevolmente il torace di destra espandersi. Poi ritorna, ripiega la gamba destra e afferra il ginocchio sinistro, trazionalo a te e ricrea piccoli movimenti circolari. Fai in modo che quando la gamba viene verso di te il peso rimanga sull'osso sacro, quindi vorrei che mettessi un minimo impegno muscolare per stabilizzare la colonna e cambia il senso. E percepisci quelle superfici sferiche, la superficie sferica della testa del femore ruotare su quella concava della cavità che ospita
il femore, l'acetabolo, e poi distendi la gamba destra e traziona dolcemente a te la sinistra. Fa scivolare il tallone della gamba distesa avanti e poi porta il piede sinistro al di sopra della caviglia. Con una profonda ispirazione allunga le braccia indietro per poi flettere il busto verso destra. Così dalla punta del piede sinistro alla punta delle dita della mano sinistra ricreare massima lunghezza, nonché la forma di una mezzaluna. E poi nuovamente ritorniamo. Bene, a questo punto richiamiamo tutte e due le ginocchia al petto, manteniamo le gambe attive e comincia a divaricare le gambe ricreando una profonda ispirazione, espandendo il petto, e accompagna le gambe verso la chiusura per alcune volte. Ogni volta che apri prova a sentire il pavimento pelvico distendersi, piacevolmente allungarsi. Ancora una volta. E poi ti fermi. Adesso con le mani vai a spingere contro le tue ginocchia. Se senti eccessiva tensione, la pressione è minima. Quindi senti che questa pressione ti porta ad attivare la muscolatura centrale del corpo. Mantieni la pressione a destra e fai in modo che invece a sinistra gli arti in opposta direzione si allontanino e poi ritorna. Premo a sinistra e lascio andare a destra e ritorna. I piedi attivi a martello ancora per 6 e inspira, 5 e in e ritorna. 3, 2, l'ultima volta e poi ci fermiamo. Porti le mani dietro le cosce, ti lasci richiamare su un istante. Bene. E adesso ci posizioniamo in quadrupedia, con le mani sotto le spalle e le ginocchia sotto il bacino. Radicando gli avampiedi, ci avvaliamo di un ritmo chiamato point break, che usiamo in Odaka Yoga, che è simile al cat and cow, ma non è proprio uguale, poiché mi allungo indietro e arrotondo la colonna vertebrale come una grande onda, venendo in avanti, espirando. E vorrei che ogni volta che tu scivoli indietro sentissi il tuo pavimento pelvico piacevolmente allungarsi, e ogni volta che vieni in avanti, tra l'ombelico e la zona pubica ricrei una leggerissima retrazione. Poi ti soffermi all'indietro, con i glutei quasi al di sopra dei talloni e con le mani in un punto lontano ricrei lunghezza, quindi avampiedi attivi, le mani che tirano il tappetino. E da questa posizione oscilli leggermente da un lato e dall'altro, continuando a richiamare a te il tappetino, in ritmo di roller. E sull'ultima volta in cui oscilli verso sinistra, muoviamo la mano sinistra fuori dal tappetino e la destra lontano, e pensa come di abbassare un po' l'ascella sinistra. E poi ritorna. Posiziona le mani una sull'altra e allunga nuovamente con la mano destra, quella sopra tira, spingi quella sinistra. E poi ritorniamo. Nuovamente oscilliamo dal lato opposto, la mano sinistra dietro, la destra oltre. Pensa di abbassare l'ascella destra. E poi porta la mano sinistra sopra e spingi la mano che sta sotto, mentre quella che è ricoperta tira all'indietro, come se volesse
come se la volessi sfilare dalla mano che la sta premendo. E poi ritorniamo. E ora da qui, quadrupedia, lo sguardo oltre, oscilliamo con la gamba sinistra leggermente in avanti e poi all'indietro, ti estendi, ricrei lunghezza e distribuendo il peso verso sinistra allunghi il braccio destro in avanti. Ti sospendi un istante, poi fai ritorno, poggi i polpastrelli delle mani, arrotondi la colonna vertebrale per portare il piede tra le mani e ti sollevi. Ora fai in modo che l'avampiede sia attivo, ma se senti meglio per il tuo ginocchio il dorso va bene uguale, e avanza leggermente con il bacino ma senza arcuare la schiena, e fai rientrare un po' le tue costole affinché tu possa sentire allungare lo psoas. Poi da lì il braccio destro si solleva e nuovamente fai ritorno. Radica gli avampiedi e radica le tue mani e l'avampiede destro e richiama la gamba all'indietro. Benissimo. Riposiziona le mani e scivoli con la gamba destra all'indietro stavolta. Attiva il tuo centro, allunga il braccio sinistro avanti. Senti il corpo dal centro espandersi, estendersi. Pensa in lunghezza, non in altezza. Poi riposiziona i polpastrelli delle mani e fai scivolare passando per il centro il piede tra le mani. Nuovamente mani sulle ginocchia. Non affondiamo eccessivamente per evitare di arcuare la schiena o di perdere l'allineamento. È importante l'allineamento e la stabilità quando abbiamo mal di schiena. Richiama le costole in dentro e come se vuoi allontanare la coscia da te. Sensazione che la zona pubica leggermente salga e che le costole scendano, e con questa sensazione di stabilità sollevi il braccio sinistro. E poi ritorna nuovamente giù. Radica gli avampiedi, radica i polpastrelli delle mani, richiama la gamba destra indietro e scivola in balasana per alcuni istanti, senza implodere sui talloni affinché tu possa mantenere una leggera lunghezza. Poi, poggiando la fronte sul tappetino, con le mani in maniera molto delicata vai a tamburellare la zona lombare, a tamburellare sulla zona lombare per stimolare il tessuto connettivo. Spesso la lombalgia può derivare anche da un'infiammazione del tessuto connettivo, quindi della fascia toraco-lombare. E poi ci risolleviamo per ritornare in posizione seduta, laddove con le mani dietro le cosce distendersi nuovamente, per posizionare il piede sinistro sull'esterno della coscia destra. Mani sul bacino affinché tu possa sentire il peso ben equilibrato sull'osso sacro. Solitamente in questa posizione il bacino tende ad andare dal lato della gamba flessa, quindi prova a spostare il peso verso il lato della gamba d'appoggio e poi stacca questa e afferra la coscia da dietro. Mantieni il piede, il tallone attivo per proteggere il ginocchio. Questo semplice allungamento va a distendere il piriforme e favorisce la distensione della zona lombare.
ancora alcuni istanti, mantieni un respiro fluido, morbido. E poi ritorna lentamente giù. E adesso allunga la gamba sinistra leggermente, ma non la distendere del tutto, mentre allunghi la gamba destra al suolo. Le braccia aperte al lato e con la prossima inalazione ti lasci ruotare e con l'espirazione fai ritorno. Sincronizza il movimento con il respiro. Ancora un paio di volte. Mantieni il torace stabile e fai in modo che sia solo il bacino a ruotare accompagnando la gamba. E poi posiziona il piede sinistro giù, portiamo il taglio del piede destro sull'esterno della coscia, nuovamente le mani sul bacino per favorire l'allineamento e poi staccare il piede d'appoggio. Mani dietro la coscia, traziona a te la gamba dolcemente, anche qui potresti usare un rialzo per la testa se senti eccessiva tensione. Raggiungi un grado di tensione che non comprometta il naturale fluire del respiro. E senti come se sei graduale, se mantieni una gradualità, la muscolatura rilascia tensione organicamente e poi rilascia. La gamba destra leggermente flessa, la sinistra distesa. E adesso ruota verso la tua sinistra e ritorna dolcemente. Inspirando vai verso la torsione così da favorire la lunghezza ed espirando così da favorire nel ritorno l'attivazione dei muscoli obliqui. L'ultima volta il ginocchio è leggermente flesso, il piede attivo e ritorniamo. Bene, poggia tutti e due i piedi alla larghezza del bacino. E da questa posizione poggia le mani sul bacino e pensa come se idealmente volessi allontanare il bacino dal tuo torace e con questa sensazione solleva il bacino fino ad allineare le ginocchia, il bacino, le spalle e ritorna nuovamente giù. 3 volte ancora, spingi in basso per venire in alto. E ritorna nuovamente giù. Ancora una volta spingi in basso, gola morbida per venire in alto e ritorna nuovamente giù. Sull'ultimo rimaniamo su e senza ruotare il bacino, cercando di mantenerlo alla stessa altezza, sposta il bacino da un lato e dall'altro, quindi proviamo ad eseguire una traslazione del bacino in relazione al torace. Addirittura anche le ginocchia dovrebbero rimanere lì, nello stesso punto, nonostante ci sia di riflesso un piccolo movimento ovviamente nelle tue anche. L'ultima volta e poi ti fermi al centro e ripoggia lentamente. Bene. E a questo punto risolleva le gambe un istante, richiama le ginocchia a te ed espirando avvicinale gradualmente per poi sfruttare l'azione di ritorno al fine di ritornare in posizione seduta. Ci posizioniamo con le mani dietro e con il petto ben esteso verso l'alto e ruotiamo leggermente le anche in una direzione
e nell'altra. E ora quando ruoti stacca il braccio destro quando ruoti a sinistra, sinistro quando ruoti a destra. Bene, così per completare questa breve sessione con un senso di fluidità, ancora un paio di volte. E poi ritorniamo. Ci sediamo a gambe incrociate, siediti pure su un rialzo se senti tensione alla schiena. E da questa posizione che dovrebbe essere comoda, inspira, solleva le tue spalle ed espirando lascia andare 2 o 3 volte in, solleva le braccia con un grande inspiro, mani all'altezza del petto. Spero tu possa aver avvertito un senso di sollievo per la tua schiena e ci vediamo su Mat You Can. Namaste.